Buongiorno ragazzi, ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Anche quest'anno 2026 siamo ripartiti all'alba, avete visto 6:20 la sveglia, perché stiamo andando a Villa Santa per la nostra prima gara dell'anno, una mini endurance di circa 3 ore. Le squadre sono da 2 persone, io con il ballo e poi dietro abbiamo invece Giorgio con Maurizio. Le macchine che utilizzeremo saranno le Revo Slot nella categoria GT. Sono macchine che non abbiamo mai utilizzato, per cui questa giornata sarà dedicata all'esperienza che ci porteremo a casa, anche perché quest'anno all'interno dello Slot Club Asti Calabroni Rossi faremo anche noi un campionato dedicato a queste vetture, per cui seguite il video fino alla fine perché andiamo a scoprire un po' di segreti di questa nuova categoria. Facciamo anche 2 parole sullo slot club che ci ospita, ovvero il Brianza Slot Club. Siamo infatti qui a Villa Santa, ospiti di questo bellissimo slot club che ha al suo interno 2 piste da velocità, una Ninco 8 corsie e poi quella sulla quale correremo oggi, una Scale Auto 6 corsie, 2 tracciati molto veloci, molto belli, che sicuramente possono fare gola a tutti coloro i quali piace la velocità. Ma questo slot club non finisce qui, perché abbiamo ampi spazi con box per tutti i piloti e poi anche un piccolo spazio dedicato come sempre alla ristorazione, che non può mai mancare. Direi quindi che possiamo anche andarci a fare un piccolo giro all'interno di questa sede. Quella che state vedendo è la pista Ninco a 8 corsie. Un bellissimo tracciato con veloci e lunghi rettilini alternato a zone più guidate. Questa invece è la pista di Scale Auto, dove si sta svolgendo la 6 ore endurance della Befana. Sicuramente un tracciato decisamente più veloce, forse più consono alle nuove filosofie di velocità. Prove libere concluse, abbiamo potuto provare 5 minuti per ogni corsia di gara. Io e Ballo correremo con la Marcos LM600, mentre la seconda squadra dei Calabroni Rossi correrà con una Lister Storm. Ricordiamo Giorgio Finale e Maurizio Massasso. Alle mie spalle sono iniziate le verifiche tecniche, tutte le macchine chiaramente verranno sottoposte al vaglio della commissione tecnica per vedere che tutto sia regolare. Una volta cambiato il motore, montato il pignone e regolata la trasmissione, si partirà dunque per la gara Endurance. Prima però andiamo a farci un giro nelle verifiche tecniche. Già che ci siamo, spieghiamo anche un po' come si svolgerà la gara Endurance, perché a differenza delle gare normali, quelle praticamente che abbiamo visto durante la stagione fino a questo momento, ogni pilota correva su tutte le corsie, mentre nelle gare Endurance, soprattutto quelle a squadre,
ci sono più piloti, in questo caso solo 2, che dovranno dividersi le corsie di gara. In questo caso io farò le corsie esterne, la 1, la 5 e la 6, mentre Paolo Ballocci farà le corsie interne, la 2, la 3 e la 4. Il tempo di gara è di 15 minuti per ogni corsia e quindi ci alterneremo alla guida in base a questo tempo. La gara, come vedete, alle mie spalle è partita. In questo momento ci sono le prime 6 squadre che stanno turnando su tutte le corsie di gara. Dopo 3 ore toccherà al secondo gruppo delle 6 squadre, anzi in questo caso 7, e quindi quando si arriverà sulla corsia numero 5 si avrà un turno in uscita per poi rientrare sulla corsia 6. I piloti del secondo gruppo stanno osservando con molta curiosità quello che sta accadendo in questi momenti di gara, perché si capisce già che forse potrebbe essere utile pulire le gomme durante i minuti di gara per avere sempre comunque il giusto grip. Questa sarà sicuramente una gara particolarmente difficile perché per noi, almeno per lo Slot Club Asti e soprattutto anche per me, sono macchine nuove, categoria nuova, pista mai vista. Ieri non siamo venuti a fare le prove, per cui tutto è estremamente nuovo. Però, come dico sempre, è importante partecipare alle gare, riuscire anche a girare su piste diverse, perché solo facendo in questo modo è possibile migliorare. E poi, come sempre, ci sono tutti gli altri piloti che vi daranno utili consigli per tornare a casa e preparare le vostre vetture. Ho già visto anche qualche piccola chicca che poi andremo a vedere magari in un video separato. Allora, come si sta svolgendo la gara? Chiaramente abbiamo detto è divisa in 2 parti. A metà gara, quindi al termine dell'ora e 45, perché eravamo 7 squadre, quindi 15 minuti ogni squadra, si è fatto un piccolo riordino e poi si è ripartiti con l'ordine di arrivo della prima frazione di gara. Io sono venuto qui insieme ai miei compagni di Slot Club al Brianza per provare la vettura, capire come vanno queste Revo Slot, confrontarmi con gli altri senza assolutamente nessun tipo di velleità. Infatti al riordino siamo finiti praticamente in fondo, ma va bene così perché intanto abbiamo capito veramente molte cose che poi pian piano andremo a vedere e a osservare nei prossimi video. Alle mie spalle invece sta continuando la gara dei piloti più veloci, quelli che si sono aggiudicati un posto nella prima batteria. Interessante sicuramente andarli ad osservare, guardare come guidano e soprattutto capire con quale vettura stanno gareggiando.
E questi sono i migliori piloti di oggi impegnati nelle batterie finali di gara. E come sempre a fine di ogni run di gara si devono cambiare le vetture e i piloti si spostano di corsia. In questo caso però non ci saranno i commissari a sostituire le vetture della corsia e a cambiare i bollini, ma sono direttamente i concorrenti a farlo. Chi dovrà pilotare, che si sposterà nella postazione di comando, e invece chi ha appena guidato la vettura avrà il compito di andare a sostituire il bollino e cambiare macchina di corsia. Fatta questa operazione si riparte con la gara. Mancano poco più di 5 minuti al termine di questa gara e chiaramente la tensione si fa palpabile. E come sempre c'è davvero tanto interesse per vedere come si stanno comportando i concorrenti in gara. Ci sono infatti diversi piloti appaiati l'un l'altro, come si può vedere anche dalle vetture che sfilano una di fianco all'altra, pronti a darsi battaglia fino agli ultimi centimetri di pista. E anche chi osserva la gara chiaramente sta guardando il monitor per capire chi potrebbe essere il team ad aggiudicarsi la vittoria.